Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, Wonder Tattica Smilodon, coltello dalla potenza inaudita che andiamo a vedere insieme. Ragazzi, che gli volete dire? Fa esplodere letteralmente la legna, ragazzi, fa esplodere la legna. Paura. Guardate che stiamo batonando dei pezzi giganteschi ragazzi, fa esplodere la legna. Veramente tanta roba. Adesso lo mettiamo a dura prova. Con questo ragazzi è mostruoso, è un pezzo gigantesco con anche un nodone. Vediamo come va ragazzi, è enorme questo, non so neanche se nell'inquadratura ci sta, quindi per non sapere se ci sta dovrebbe starci, però preferisco fermare un attimo e vedere se ci sto nell'inquadratura. Eccomi di ritorno ragazzi, pezzo sempre quello col nodone. Vediamo come va, Vediamo come va. Mamma mia ragazzi, mamma mia, cosa ha spaccato ragazzi, cosa ha spaccato.
Allora ragazzi, imprevisto della giornata, perse le viti, cazzo, un coltello da 300 e passa euro, una goccia di frenafiletti, glielo volete mettere? Che due coglioni! Sapete poi a cercare le viti in mezzo a ste foglie? 2 giorni ci ho messo. Le ho trovate, però ci ho messo 2 giorni. Che palle ragazzi, che palle! E per fortuna che ho la Lederman, se no col cazzo che andavo avanti. Cioè veramente, boh, non lo so, coltello da 300 euro, da 300 e passa euro, senza una goccia di frenafiletti, cioè, ma, boh, non lo so ragazzi, pensiamo bene a quello che facciamo, pensiamo bene, perché sono tutte molli, si sono smollate tutte, non ho parole, non ho veramente parole ragazzi, questa è dura. Per fortuna che le ho trovate, ragazzi, per fortuna che le ho trovate, adesso vediamo di non riperderle. Ci ho messo 3 ore a cercarle nelle foglie, immaginate. Però ragazzi, è assurdo, è assurdo, è assurdo, assurdo, assurdo. Qua tra l'altro non becca neanche adesso. Non tiene, adesso l'ho persa ovviamente, magari è quella dell'altro buco, vediamo un attimino. Ah no, ho stretto forse troppo l'altra. Che palle ragazzi, mamma mia che palle. Niente, non prendono più. Che bello, stretto troppo quelle di là. Lasciamo perdere, va, non ho parole. Scoglionato completamente, coltello che andava come un proiettile, tra l'altro. Cioè, era stra super positivo per adesso. Una goccia di frenafiletti, una goccia. Boh. Niente ragazzi, devo vedere cosa è successo perché non prendono più. O si è rotta o si è spostata la guancetta. Si è spostata un pelo la guancetta forse, vediamo se adesso prende. Però è una rottura di balle, veramente una rottura di palle. Niente. Ragazzi, me la risolvo senza telecamera e poi ci rivediamo. Ok ragazzi, risolta, si erano spostati semplicemente i barilotti, quindi da una parte non ci arrivavano più le viti. Però ragazzi, sinceramente, per il prezzo del coltello, perché il coltello poi va di brutto, stava andando di brutto, ma veramente di brutto, cazzo. Qua è sporco, sì, filo perfetto, spacca come un dannato. Mettigli un pelo di frenafiletti, cazzo, un pelo di frenafiletti ed era perfetto. Senza Lederman la prova era finita. Adesso andiamo avanti, un po' scoglionato, ma andiamo avanti.
ragazzi, all'inglese, anche se ovviamente lavorate con il tagliente lontano dalla mano perché è impossibile lavorare con il dito nella finger, all'inglese non se la cava male, ragazzi, col suo bel taglientone se la cava bene, ragazzi. Tagliate via dei bei pezzi, riuscite ad avere anche un buon controllo alla fine sulla lama. Sono un pochino stupito perché solitamente quando si lavora, mi va la sciarpa in bocca, quando si lavora con la lama lontano c'è poco controllo. In realtà devo dire la verità, ragazzi, all'inglese va bene, mi ha stupito perché avendo la lama lontana pensavo di avere poco controllo, in realtà si guida veramente bene. Allora ragazzi, contro ogni previsione, pur avendo la finger, mi piace di più all'inglese che in presa avanzata. Presa avanzata comoda, però avendo in mano comunque tutto un coltello pesante pesa. Invece se lo prendete all'inglese, il coltello è appoggiato, andate a lavorare veramente bene, non fate un briciolo di fatica, veramente nessuna fatica, ragazzi. All'inglese è tanta roba. Allora ragazzi, ricciolini nonostante la dimensione enorme, finissimi ragazzi, finissimi, tantissima roba. Ovviamente ragazzi è un coltello grosso, non è proprio il coltello più adatto a fare ricciolini, nel senso fate fatica a farli, però ragazzi li fa da Dio, li fa da Dio, finissimi, veramente finissimi, lavora veramente bene, tagliente super tagliente ragazzi. Lavora veramente da Dio, guardate qua che roba, 10 lode al tagliente, anche se non è il suo lavoro ragazzi. Ho messo i guanti perché la finger non è perfettamente levigata, anzi direi pure spigolo vivo, e dopo un po' si sente. Ragazzi, per me ricciolini super promosso, nonostante ovviamente non sia un coltello da ricciolini. Punta perfetta ragazzi, come potete vedere, ho fatto il piccolo buchino, così proviamo subito il Firesteel, vediamo qua se abbiamo roba fine che può prendere.
Voilà! Vediamo se prende. Niente ragazzi, oggi è durissima da far prendere, è durissima. Eccolo qua ragazzi, finalmente abbiamo il fuoco, finalmente abbiamo il fuoco. È stata dura ragazzi, ma è tutto veramente bagnatissimo oggi, è stato un bel parto. Il coltello comunque fa scintille a tuono, ragazzi, quindi non è il coltello. Sicuramente sono un po' imbranato io a accenderlo, ma l'abbiamo acceso. Eccoci qui ragazzi, appena tornato dal bosco, fuori è buio di brutto, quindi vi faccio il video interno. Vediamo com'è andato. Ragazzi, è andato che è un proiettile. Pochino in punta, mi ero accorto che in punta un pochino ha perso, però ragazzi, stiamo parlando del nulla praticamente. Ragazzi, una stroppatina e torna praticamente al rasoio, dietro è rimasto perfetto. Davanti qua dove va a impattare un pochettino è da riprendere, però ragazzi tanta roba, ci abbiamo pestato di brutto sulla quercia, è andato veramente bene. Adesso una passatina sulle bacchette, una stroppatina e torna un rasoissimo. Eccolo qui ragazzi, coltello appena riaffilato, una passatina sulle bacchette e poi via di strop. Ragazzi, un tagliente da sala operatoria su una sberla di coltello. Paura ragazzi, fa veramente paura, un taglio di una dolcezza incredibile. Tra l'altro in sottofondo vi beccate pure il vicino che sta soffiando foglie da stamattina con il suo soffione e il gatto che fa la cacca nella lettiera. Ragazzi, ho provato anche a aspettare, ma nessuno dei due voleva smettere. Ragazzi, capiamoci, fa paura ragazzi, fa paura. Tagliente incredibile ragazzi, coltello che mi è piaciuto un casino. Peccato per ste maledette viti. Eccolo qui ragazzi, eccolo qui, Wonder Tactical Smilodon, gigantesco, cattivissimo e potentissimo. Peccato ragazzi per ste viti, peccato perché ragazzi il coltello mi stava piacendo veramente tantissimo, ma veramente tantissimo, una potenza inaudita, sembra di avere in mano una piccola accetta, fa veramente paura nel batoning, forse non ha reso ragazzi nel video, ma era una cosa enorme con le fibre elicoidali con un nodo così dentro. Ragazzi, paura, non avete idea con che forza ci ho picchiato sopra. Però ragazzi, le viti ci hanno abbandonato. Io dico, su un coltello di questo calibro che è usato per pestarci, cosa ci volete fare? Tagliare il salamino? Le vibrazioni ci sono, di due è un acciaio comunque secco, le vibrazioni le fa, ma mettimela una goccia di frenafiletti, una goccia di frenafiletti me la vuoi mettere? Perché poi abbiamo avuto culo ragazzi che avevo la Leatherman, se no me le attaccavo le viti, di certo non le giravo dentro con le unghie. E soprattutto ho dovuto cercarle nel foliage, ragazzi, nelle foglie. Qualcuno mi ha scritto usi foliage, che è un termine, ma foliage rende bene il casino che c'era ragazzi. Per trovarle un'ora è andata. Tra l'altro, piccolo aneddoto, il giorno prima entrando schiaccio la cacca, mi pulisco i piedi nelle foglie e ieri mi sono messo a rovistare nelle foglie sporche di cacca per trovare le vitine. Avete idea trovare queste vitine ragazzi nel bosco, nelle foglie? Auguri, non so neanch'io come ho fatto a trovarle ragazzi, davvero non so neanch'io come ho fatto. Le abbiamo ritrovate, un'ora praticamente buttata, poi le ho riavvitate, un po' di problemi, si era spostato il barilotto come ho detto nelle prove di taglio dove vi faccio vedere che lo rimonto. Vabbè, comunque si è sistemato in fretta.
Ragazzi, non mi sono più fidato ad andare avanti, era previsto il taglio del quercione gigante a cioppate, ci siamo limitati a fare quelli che abbiamo fatto prima che si staccassero le viti, i tronchetti di quercia, sempre quercia, però ovviamente il troncone gigante con le viti che si staccavano. Ragazzi, non avevo il frenafiletti nel bosco, quindi anche se le avevo avvitate bene avevo paura di riperderle, quindi niente troncone grosso, però per quello che ha fatto, ragazzi, mi ha fatto godere. Poi siamo andati avanti, ho cercato di dedicare le mie sensazioni della prova, quindi non ho continuato a ripetere che si sono staccate le viti, ho parlato del coltello, perché ragazzi le viti si sono staccate e questa cosa è allucinante su un coltello da 380 euro. È allucinante che la prima volta che lo uso per l'utilizzo per cui è nato, ragazzi, mi si stacchino le viti. È agghiacciante questa cosa, agghiacciante. Il D2 è secco, è rigido, ha vibrazioni, è normale che se non ci metti il frenafiletti perdo le viti. Questa cosa è agghiacciante, però al di là di tutto a me il coltello è piaciuto, mo ci ho messo il frenafiletti, non succede più. Ragazzi, il coltello è spettacolare, a me è piaciuto tantissimo. Ovviamente parliamo di un coltello che ha il suo peso e il suo ingombro, siamo a 659 grammi, ragazzi. Pesa di brutto, ma quando colpite affonda mezza lama, cioè fa paura. Batoni potete pestarci quanto volete, 6 mm, ragazzi, di D2, temprato da Dio quando cazzo lo spezzate, ragazzi. Ma il D2 quando lo spezzate, 6 mm di D2, quando li spezzate, ragazzi, quando li spezzate. Questo è indistruttibile. Tra l'altro il filo ha tenuto da Dio. Vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Ha tenuto veramente da Dio, ragazzi. Non lo sono riuscito a riprendere con una semplice stroppatina. Se era un attimino, ovviamente, ha lavorato sulla quercia, un attimino qua davanti aveva perso. Però, ragazzi, non l'ho ripreso solamente con lo strop, 2 passatine sulle bacchette ed è diventato un rasoio bruttissimo. Avete visto? Taglia da paura, questa cosa mi piace tantissimo. Vi do 2 misure. Coltello nella sua interezza misura 37 cm con questa lama di 18 cm, ragazzi. Spessore, come abbiamo detto, costruzione full tank, 6 mm in D2, ragazzi. La copertura ha tenuto bene, un po' si è cancellata, però ci abbiamo dato, ragazzi. Più si consuma più diventa bello, secondo me, veramente tanta roba. Manicatura in micarta, bella, mi piace, ragazzi, una bella micarta grippante, non mi ha fatto vesciche, l'ho sempre usata con i guanti. Comunque io mi sono trovato veramente bene. Guanti perché fa freddo, ragazzi. Volete provarlo senza guanti? Andateci voi e fatevi congelare le mani, già congelano così un freddo boia in sti giorni nel bosco. Pensate alla mia incazzatura, perso le viti a cercarle, quindi fermo a cercare le viti, congelato praticamente. Foro per il laccettino, ragazzi, in mano sta bene. Questa presa leggermente arretrata vi fa godere. Qui è ottimo. Avanzata, per i lavoretti il coltello è pesante. Invece di prenderlo in avanzata, ragazzi, quello che mi ha sorpreso è all'inglese. Perché all'inglese, pur avendo la lama, tutti i coltelli con la finger, con il tagliente lontano dalla vostra mano, sono difficili da indirizzare, più difficili. Insomma, non avete un controllo come avere la mano qua, ovviamente. Però, ragazzi, mi ha impressionato come invece è comodissimo, come si appoggia bene al corpo, e all'inglese taglia da paura, davvero tanta roba all'inglese. Quindi invece di prenderlo in questo modo, se non per fare ricciolini ovviamente, all'inglese, ragazzi, tutti i lavoretti, punte cosine le fate alla grande, ricciolini con un tagliente così, capelli d'angelo. Rompo sempre le balle sul tagliente a Wonder Tactical, questo è affilato da Dio. Da Dio, ragazzi, da Dio. Una cosa da dire, però, ripeto, verifichiamo, ecco qua Elwood, che spostiamo perché ho paura che si tagli, e il coltello taglia veramente di brutto. Ragazzi, una cosa che però chiedo anche a voi di verificare: questi con lo smilodonte stampato sulla lama, in teoria non vengono fatti direttamente da Wonder Tactical, da loro nel loro laboratorio. Quelli che vengono fatti da Wonder Tactical hanno la VT incisa qua sopra, direttamente da loro. Questi qua non sono fatti da loro. Io, ragazzi, a parte il frenafiletti, la qualità della filatura l'ho trovata decisamente migliore di quelli che ho avuto col VT inciso sulla lama.
davvero tanta roba. Fuller nella lama per renderla bellina, qua dietro è andata via un pochino di più la finitura. Il fuoco lo accende al volo, ragazzi, fa delle fiamme pazzesche, spigolo vivo, spettacolo. Ovviamente, ragazzi, era tutto bagnato qua, umido, pioggia, neve, era bagnatissimo, ci ha messo un po' a partire, ma non è colpa del coltello, ovviamente, è ragazzi, che è umidissimo e fa fatica a prendere. Poi sicuramente io non sono il più bravo. Ragazzi, il foderino. Allora, foderino è un altro punto negativo, secondo me. Allora, il fodero, secondo me, per il coltello che è abbastanza sottile. Il coltello entra, si incastra bene, ha un bel incastro, però essendo così sottile, ragazzi, ma si deforma un pochettino quando mettete il coltello, non entra proprio liscio liscio. Una volta che è dentro, comunque sta dentro, e il coltello non lo perdete sicuramente più. La cosa negativa, secondo me, a parte lo spessore del Kydex, che secondo me è veramente troppo sottile, ragazzi, è troppo sottile, poi ve lo faccio vedere bene, è che vi arriva con un Tecloc, un semplice Tecloc attaccato qua, quindi a questa altezza. Se mettete il coltello in cintura con il Tecloc a questa altezza, il manico del coltello lo avete sotto l'ascella, quindi oltre a dar fastidio per essere impossibile da levare, ragazzi, vi dà proprio fastidio anche quando camminate, perché è troppo alto. Come cavolo fai a mettere un Tecloc qua? Non ha senso, qua ci voleva la piastra con il passaggio cintura a questa altezza. Io ho rimediato ovviamente di mio, però non è che compri un coltello da 3,80 e poi ti inventi come cazzo portarlo in cintura. Cioè dai, 380 euro di coltello, ragazzi. Non ti inventi come portarlo in cintura, deve arrivare perfetto un coltello a 380 euro. Comunque io ho preso questi lunghi della Maspedition, sono quelli per attaccare le poce allo zaino, spero che tengano, per adesso hanno tenuto, e una piastra, e l'ho attaccata in questo modo, come vedete. Va bene, adesso è più basso, è portatile tutto, servirebbe almeno qua secondo me, dovrebbe stare molto più basso per un'estrazione facile di questo coltello. Questo è un difetto grosso, secondo me la piastra col passaggio ci voleva assolutamente, ragazzi. Poi il foderino, ripeto, non è proprio il massimo di spessore, eccolo qua che lo vedete, non è stato fatto proprio da Dio, diciamo, vedete che è un po' storto anche qua. Ok, foderino un po' così, l'incastro, ripeto, è ottimo, ma insomma il foderino poteva essere fatto meglio, e soprattutto il teclo lì non serve assolutamente a niente, lasciamolo girato così vedete come l'ho sistemato io. Ragazzi, no, non lasciamolo, è andato a fuoco, pensavo non andasse a fuoco. Ragazzi, anche il corvo arriva a sottolineare queste maledette viti che sono saltate. Non c'è altro da aggiungere, ragazzi. Il coltello è bello, il coltello mi è piaciuto, il coltello è potente, il coltello pesa un casino ed è grosso, ha un bel ingombro. Sicuramente è un coltello che vi fa divertire, ma dovete pensare anche che vi portate un coltellone gigantesco, pesa quanto un'accetta. Sicuramente più versatile, è bello potente, ragazzi, indistruttibile, però al suo ingombro. Se dovessi fare un'uscita come quella che abbiamo fatto con Ramon, dove il primo pezzo di salita è veramente impegnativo e soprattutto pericoloso sulla roccia liscia, un coltello così grosso con questo ingombro non so se lo porterei. Se devo fare campo 2 o 3 giorni fermo in un punto, magari me lo porto, e sono sicuro che questo a piedi non mi lascia, perché è veramente una bomba di coltello. Non mi lascia piedi se gli mettete il frenafiletti, perché questa cosa, ragazzi, che non c'era frenafiletti e perdo le viti, è una rottura di balle, perché 1, sono stato fortunato a ritrovarle, 2, avevo la Lederman, se no chiudevamo la prova, dopo aver tagliato i tronchi di quercia, finivamo lì la prova e tutto il resto non lo vedevate, perché sicuramente non ci rientravo, ragazzi, per rifarla, tanto che ero incazzato. Per il resto, ragazzi, ripeto, mettete il frenafiletti e il coltello è veramente una macchina da guerra. Andiamo alle conclusioni finali. Wonder Tactics Milodon, ragazzi, ho preferito farvi la chiusura video qui a casa dopo aver controllato che all'interno del coltello i barilotti non si fossero rotti, cosa che a Bosco ovviamente non avevo fatto, quindi vi beccate la chiusura di video qui sul balcone, ma preferivo, ragazzi, essere sicuro di quello che vi dicevo. I barilotti sono integri, quindi semplicemente si erano svitate le viti, adesso ci ho messo il frenafiletti, il coltello è perfetto, un coltello che mi è piaciuto un casino, ragazzi, è un coltello potentissimo che fa dei ricciolini capelli d'angelo.
davvero una potenza inaudita e una piccola accetta, sicuramente ha il suo ingombro, quindi non avete dietro un Mora o un Victorinox, però ragazzi è un bel coltellone da uomo per andare veramente a tritare. A me è piaciuto un casino, ragazzi. Questa cosa delle viti ovviamente mi ha abbattuto il morale del 50%, altrimenti sarebbe stato veramente un pezzo da super elogiare. Tra i Wonder Tactical provati, ragazzi, secondo me il migliore provato finora, ovviamente tralasciando la storia delle viti che mi ha fatto incazzare non poco. La cosa negativa è il fodero, che ho dovuto sistemarmi da solo perché il porto con cui vi arriva a casa è praticamente inutilizzabile. Per il resto, ragazzi, se lo prendete, metteteci subito del frenafiletti. Ragazzi, dal Wonder Tactical Smilodon, dal parcato del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!